Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti in questo nuovo video dedicato al mondo del video editing sul proprio smartphone. Parliamo nuovamente di CapCut, un'applicazione gratuita per Android e iOS. Innanzitutto vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere le notifiche di video che posterò. Cosa andiamo a fare in questo video tutorial che io mi sono ingegnato, guarda, ho pensato dalla mattina alla sera, però ho avuto un'illuminazione vista la nuova funzione che è stata inserita in CapCut, quella di poter caricare le live foto che abbiamo generato col nostro iPhone. Quindi purtroppo questo è un tutorial un po' riservato a noi da iOS, ma comunque lo troveremo sicuramente, lo troverete sicuramente utile come l'ho trovato io. Cosa permette di fare? Caricare l'iPhoto che noi abbiamo ovviamente realizzato nel corso del nostro viaggio, nel corso del nostro lavoro, quello che vogliamo. Innanzitutto vi do due consiglietti, ma uno praticamente. Un consiglio è: l'iPhoto vanno fatte praticamente da fermi, soprattutto su un cavalletto se è possibile. Voi mi direte perché, se è una live foto, perché il resto, il mondo deve essere in movimento, non voi. Perché almeno a me succede questo su iPhone XS, e poi non so se sugli iPhone più nuovi non lo fa, ma quando se mi muovo ho un trascinamento praticamente delle immagini, quindi resti fermo e il resto che si muove, persone, mercati, fiumi, come ho fatto io in questo caso che ho ripreso l'Adige a Verona. Detto questo, andiamo a vedere cosa ho combinato, e se vi è piaciuto ovviamente lasciate un like e condividete il video con i vostri amici. A dopo. Bene ragazzi, eccoci in CapCut. Io non faccio altro che andare a creare un nuovo progetto, però questa volta andare ovviamente a vedere i miei album, tirare giù qua e andare a cercare l'album che mi serve. Io l'ho nominato semplicemente CapCut l'iPhoto perché per avere una praticità d'uso e per trovare immediatamente le mie foto. Eccole qui, eccole qui. Ok, foto. Infatti sono live photo, bisogna andare, scusate, sul live photo. Vedete che abbiamo qua la voce proprio di live photo, quindi è una cosa straordinaria. Quindi le possiamo selezionare sicuramente tutte, oppure scegliamo quelle che vogliamo. Vedete che abbiamo anche il simbolino che praticamente dice che sono delle live photo. Io le seleziono un po' così, non tante, perché sennò facciamo notte ovviamente, poi sono anche quasi tutte uguali, quindi facciamo così. Questa è la bellissima Verona, facciamo così, questa no, questa sì, questa sì e questa sì. Ah, ecco un'altra cosa, addirittura salviamo in HDR, quindi le live photo possono essere fatte anche in HDR. A questo punto facciamo semplicemente avanti, praticamente importiamo il tutto. Queste sono le sue cloud, quindi ci metterò un attimino. Importate, vedrete che le nostre live foto si animano sulla timeline, cioè non sono importate come foto statiche, quindi ragazzi meglio di così se muore. Ecco qua, andiamo a fare un play. Ecco, essendo state tutte fatte in verticale apposta, nate per fare un reel ovviamente sui nostri social, possiamo a questo punto anche inserire una musica se vogliamo, ok? Sappiamo che abbiamo la possibilità di mettere a tempo la musica, ma è una cosa manuale, ma noi ce ne strafreghiamo e andiamo a cercare una musichina cliccando qua sopra. Quindi avete visto, è molto semplice come procedura, molto facile, molto facile. Cosa prendiamo come musica? Ci vorrebbe ovviamente un tema ad hoc. Vediamo un pochino se c'è qualcosa che ci può essere di aiuto. Love no, prendiamo questo. Allora dai ragazzi, guardate, c'è anche la musica di TikTok. Ok, inseriamo questa e vediamo l'effetto che fa.
Ecco, possiamo andare a tempo, abbiamo già fatto un tutorial del genere, quindi adesso mi potrò sbizzarrire a aggiungere qualche effetto, come abbiamo visto per le foto, ok, negli scorsi tutorial. Quindi cosa faccio per aggiungere un effetto a questo, un'animazione? Vado semplicemente su animazione che si trova qui sotto, ok, animazione, perfetto, clicco animazione e vado a scegliere un'animazione di entrata. Quindi sceglierò qualcosa, guardate un po' che ragazzi, che meraviglia, ok, scelgo questa. Ecco, io dunque, se voglio scegliere sempre la stessa, come ho detto l'altra volta, non abbiamo la possibilità di copiare questa animazione e inserirla su tutte. Questo è un peccato, speriamo che arrivi presto questa funzione. Quindi mi devo ricordare qual è. Non mi piacciono. Vabbè ragazzi, ce ne mettiamo un po' a muzzo perché sennò... Ok, andiamo a vedere da capo com'è. Ho saltato questa? No, non ho saltato. Ecco, vedete qua, questa qua l'ho ripetuta 2 volte, ok, mi sembra che sia la stessa. Vediamo un po', non ci stava proprio bene questa qua, quindi la vado a cambiare. Ok. Anche questa la cambio perché non mi piace. Ecco, la musica non è tanto proprio adatta a questo slideshow, ma diciamo che ce ne possiamo anche strafregare. Ok, vi ricordo che è meglio non mettere una transizione tra una clip e l'altra, perché se no ovviamente andremo in conflitto con l'animazione che abbiamo appena messo. Quindi abbiamo visto come è facile importare le live photo. Abbiamo visto quanto è facile con CapCut, con questa nuova funzione che è stata inserita, di poter caricare, darci la possibilità di caricare le live foto sviluppate e realizzate con il nostro iPhone, e come possiamo montare un piccolo video per i social, o in questo caso per un reel. Quindi se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e soprattutto azionate la campanella se volete ricevere le notifiche dei video che posterò. Io vi do un abbraccione e vi rimando al prossimo video dedicato a CapCut e il mondo del video editing in mobilità, cioè col nostro smartphone. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!